E se vi dicessi che Ritorno al futuro nasconde uno dei paradossi temporali più inquietanti della storia del cinema? Perché c'è una domanda a cui il film non risponde mai davvero. Quando Marty torna nel 1985 e ritrova la sua famiglia completamente cambiata, che fine ha fatto il Marty che viveva già in quella timeline? Più analizziamo il film, più ci rendiamo conto che il viaggio nel tempo di Doc Brown ha conseguenze estremamente impattanti, perché il Marty che conosciamo torna in una realtà che non è più davvero la sua e prende il posto di un'altra versione di se stesso. Bentornati su Cinecinzia, dove ogni settimana vi svelo i dettagli, i segreti e gli indizi nascosti dei film più iconici. In questo video analizzeremo il finale di Ritorno al futuro, il funzionamento della timeline del film, il paradosso del secondo Marty e tutti quei dettagli nascosti che trasformano uno dei film più amati di sempre in qualcosa di molto più inquietante di quanto ricordassimo. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo che potete supportare tutto il mio lavoro iscrivendovi al mio canale e lasciando un po' dei vostri punti hype a questo video. Potete assegnarli fino a 3 volte. Il vostro supporto per me è importantissimo perché è l'unico modo che ho per continuare a portare le mie analisi qui su YouTube. Siete pronti? Perché dove stiamo andando non c'è bisogno di strade. Sigla! Capitolo 1. Il primo vero paradosso. Marty cancella se stesso. La prima volta che Ritorno al futuro ci mostra quanto il viaggio nel tempo sia davvero pericoloso avviene molto prima del finale. Quando Marty arriva nel 1955, all'inizio pensa di poter semplicemente aspettare che Doc Brown lo rimandi nel futuro. Però c'è un problema. Interferendo accidentalmente con il primo incontro tra George e Lorraine, i suoi genitori, Marty cambia completamente il corso degli eventi. Il film ci mostra immediatamente le conseguenze attraverso la fotografia dei fratelli McFly. Prima sparisce il fratello maggiore, poi la sorella e infine comincia a scomparire anche Marty stesso. Qui il film introduce il suo primo vero paradosso temporale. Marty sta letteralmente cancellando la propria esistenza. Se George e Lorraine non si innamorano, Marty non nascerà mai. E il dettaglio inquietante è che il film rende questa idea molto concreta, quasi horror, attraverso la mano di Marty che inizia a svanire durante il ballo scolastico. Ma c'è un aspetto ancora più assurdo. Se Marty sta scomparendo perché il futuro è cambiato, allora significa che il film sta seguendo regole temporali molto precise. Le modifiche al passato influenzano e riscrivono completamente la realtà del presente e se il passato può cancellare il Marty originale, allora può crearne anche un altro. Quindi come funziona davvero il tempo in Ritorno al futuro? Perché il film non usa la teoria delle timeline infinite o dei multiversi come fanno oggi praticamente tutti i blockbuster moderni. Zemeckis, il nostro regista, costruisce una timeline unica che viene continuamente riscritta dalle azioni di Marty. Nel film non esistono due realtà separate che continuano a vivere contemporaneamente, non c'è il vecchio 1985 da una parte e il nuovo 1985 dall'altra, esiste una sola linea temporale che si aggiorna continuamente in base a ciò che Marty modifica nel passato. Questi cambiamenti però non avvengono immediatamente. Marty cambia il passato nel 1955, ma le conseguenze impiegano del tempo per raggiungere il presente. È quasi come se la timeline funzionasse come un'onda che si propaga lentamente attraverso gli anni fino ad arrivare al 1985. Per questo Marty continua temporaneamente ad esistere anche se il futuro che lo ha generato sta già iniziando a sparire. Quando George e Lorraine non si incontrano e quindi non si innamorano come hanno fatto nel primo passato, Marty dovrebbe teoricamente sparire subito. Eppure continua a vivere normalmente per buona parte del film. La timeline che cosa fa? Si corregge progressivamente e il film usa il corpo stesso di Marty per mostrarci questa regola. Il
Il film ci sta mostrando fisicamente il collasso della timeline originale. Marty continua comunque a ricordare perfettamente il suo 1985 originale, mentre tutto sta cambiando intorno a lui. Ricorda la sua famiglia, ricorda George come un uomo debole e sottomesso, ricorda Lorraine depressa e alcolizzata, ricorda Biff come una presenza costante e negativa nella loro vita, ma quella realtà sta ormai smettendo di esistere. Il risultato è che Marty diventa qualcosa di molto strano all'interno della storia, non appartiene più completamente né al 1955 né al 1985 che si sta formando. È come se fosse rimasto bloccato tra due versioni diverse della realtà. Marty continua a comportarsi come se potesse ancora tornare a casa, ma in realtà la sua casa non esiste più nel modo in cui la ricordava. Marty resta così l'unica persona che continua a ricordare la versione precedente della realtà. Nessun altro della sua famiglia percepisce il cambiamento. In pratica Marty diventa una specie di residuo temporale, un frammento del vecchio 1985 rimasto intrappolato dentro una nuova realtà che si sta formando intorno a lui. L'aspetto interessante è che il film non tratta mai Marty come una figura protetta dal tempo solo perché è il protagonista, anzi la timeline di Ritorno al futuro non ha alcun interesse nel preservare la sua identità o i suoi ricordi. L'unica cosa che conta è che gli eventi tornino a essere coerenti tra di loro. Per quasi tutto il film pensa di stare semplicemente cercando di sistemare un errore e tornare nel proprio presente, ma quello che sta facendo davvero è riscrivere le condizioni stesse della sua esistenza. George cambia personalità, acquista sicurezza, affronta finalmente Biff. Anche Lorraine cambia, persino il loro rapporto nasce in modo diverso rispetto alla timeline originale, e se due persone cambiano così tanto prima ancora di avere figli, allora anche i figli che cresceranno in quella famiglia dovrebbero essere inevitabilmente diversi, perché se ci pensiamo non è che la personalità di Marty nasce così dal nulla, nasce dall'ambiente in cui è cresciuto, dal rapporto con i genitori, dalla situazione economica della famiglia, dalle umiliazioni vissute da George, dalla frustrazione costante di Lorraine. Tutti aspetti che nel finale del film non esistono più. Il problema è che Marty conserva ancora i ricordi della vecchia timeline, mentre il 1985 in cui sta per tornare ormai appartiene a una versione completamente diversa. A questo punto sorge un dubbio. Se il nuovo 1985 è cresciuto seguendo eventi completamente diversi, allora anche il Marty di quella timeline dovrebbe essere diverso. Un ragazzo cresciuto con una famiglia economicamente stabile, più serena e con un Biff ridotto quasi a un semplice dipendente di casa McFly non può chiaramente essere identico al Marty che conoscevamo all'inizio del film. Questo significa che il Marty che vediamo nel finale sta entrando nella vita di una versione di sé cresciuta in una famiglia completamente diversa dalla sua. Ma allora la domanda è: se quel Marty è cresciuto in una famiglia appunto diversa, con esperienze diverse e probabilmente con una personalità diversa, cosa succede quando il nostro Marty prende il suo posto? Capitolo 2. Il mistero del secondo Marty. Chi è il ragazzo che prende il suo posto? Marty, come dicevamo, non è che è Marty a prescindere, è il risultato della famiglia in cui è cresciuto, come dicevamo, ma nel nuovo 1985 tutto questo non esiste più. Quindi il Marty cresciuto in quella timeline dovrebbe essere diverso. Ipotizziamo che il Marty cresciuto in quella timeline sia magari più sicuro di sé, magari meno frustrato, magari persino anche meno vicino a Doc Brown, perché anche il rapporto tra Marty e Doc probabilmente nasce dal fatto che Marty proviene da una famiglia disfunzionale e cerca altrove una figura di riferimento. Sotto questa luce il finale del film diventa stranissimo se ci pensiamo davvero. Quando il nostro Marty torna nel 1985 vede se stesso partire con la DeLorean per rivivere gli eventi del film. Questo significa che un altro Marty è davvero cresciuto in quella realtà modificata, un Marty che ha avuto un'infanzia diversa, ma che comunque in qualche modo finisce per vivere un viaggio nel tempo molto simile. Quel ragazzo è cresciuto con un George McFly sicuro di sé, uno scrittore di successo che non si è mai fatto mettere i piedi in testa da Biff. Quindi, quando quel secondo Marty arriverà nel passato, non dovrà insegnare a suo padre come essere un uomo. La sua missione sarà completamente diversa e il suo impatto sulla timeline sarà imprevedibile. Il tempo continua a rimescolare le carte creando versioni della storia che non potremo mai nemmeno immaginare. Il problema è che noi quel Marty non lo conosceremo mai davvero.
Conosciamo solo il nostro Marty, quello cresciuto nel 1985 originale, ed è lui che alla fine del film entra nella vita costruita da un'altra versione di se stesso. Quindi, quando il passato cambia drasticamente, ci sono comunque alcuni eventi che continuano a ripetersi quasi inevitabilmente, perché il nuovo Marty, nonostante tutto, finisce davanti alla DeLorean la notte dell'esperimento di Doc Brown. È una dinamica molto simile a quella che oggi vediamo in film come Spider-Man Across the Spider-Verse, dove alcune tragedie e alcuni eventi chiave devono accadere per mantenere stabile la realtà. Questo significa che la timeline non cambia tutto in modo casuale. Alcuni momenti sembrano ricalcarsi anche dopo che la realtà è stata completamente riscritta. Marty conosce ancora Doc, i terroristi arrivano comunque al centro commerciale, la DeLorean raggiunge comunque le 88 miglia orarie e Marty riparte. In questo senso il tempo in Ritorno al futuro non sembra soltanto cambiare gli eventi, sembra quasi cercare continuamente un nuovo equilibrio, riportando alcuni momenti fondamentali verso lo stesso risultato anche quando tutto il resto attorno ormai è cambiato. Quasi come se certi eventi fossero destinati ad accadere comunque indipendentemente dalla versione della realtà che si è formata. Il paradosso del film è che ogni nuova versione di Marty potrebbe vivere il viaggio nel tempo in modo diverso dalla precedente, e questo apre una possibilità assurda. Ogni volta che il passato viene modificato, la timeline potrebbe produrre un Marty leggermente diverso da quello prima, creando una specie di ciclo che continua a riscriversi continuamente. Marty ottiene una vita migliore, una famiglia migliore e un futuro migliore, ma il prezzo è la cancellazione completa del mondo da cui proveniva. In pratica il film racconta sì il sogno di poter cambiare il proprio destino, ma anche il rischio di perdere se stessi nel momento in cui si prova a riscrivere il passato. Ma in tutta questa solitudine c'è solo un'altra persona che condivide il peso di questa verità: Doc Brown. Il Doc del nuovo 1985 ha aspettato 30 anni quel momento, ha letto la lettera di Marty e sa esattamente che cosa è successo nel 1955. Quando guarda Marty alla fine del film, Doc è l'unico a sapere che quel ragazzo, diciamo, è un alieno nel suo stesso presente. Sono gli unici due sopravvissuti di un mondo che non esiste più, complici di un segreto che nessuno degli altri McFly potrà mai capire. Il vero paradosso di Ritorno al futuro, quindi, potrebbe non essere il viaggio nel tempo in sé, potrebbe essere il fatto che Marty non riesca mai davvero a tornare nella propria realtà originale. Ogni volta che modifica il passato, il mondo viene riscritto, producendo una nuova versione della sua vita, della sua famiglia e persino di se stesso. E questo significa che il Marty che seguiamo nel film potrebbe essere intrappolato in una catena infinita di realtà sempre leggermente diverse tra di loro, realtà in cui eventi continuano sì a ripetersi, ma con persone che gradualmente cambiano ogni volta. In questo modo Marty resta completamente da solo, vive in una realtà che riconosce a malapena, circondato da persone che hanno il volto della sua famiglia, ma che non hanno più condiviso davvero la vita che lui si ricorda. Capitolo 3. Perché i genitori non riconoscono Marty? C'è un'altra domanda a cui dobbiamo dare una risposta, un dubbio che sorge a tutti almeno una volta riguardando il film da adulti. Com'è possibile che George e Lorraine non riconoscano Marty nella seconda versione del 1985? Perché se ci pensiamo, Marty nel 1955 non è proprio una comparsa qualsiasi passata per caso nella loro vita, diventa letteralmente una delle persone più importanti che abbiano mai incontrato, passa giorni interi con loro, influenza direttamente la loro relazione, salva George, incoraggia Lorraine, cambia completamente il corso della loro vita e persino il modo in cui si innamorano. In più è da quell'incontro che Lorraine deciderà di chiamare Marty uno dei suoi figli. Marty, sai che è proprio un bel nome? Eppure, 30 anni dopo, nessuno dei due sembra accorgersi che il proprio figlio adolescente è praticamente identico al ragazzo misterioso conosciuto nel 1955. Quindi davvero nessuno dei due si accorge di niente?
Partiamo dalla spiegazione ufficiale. Bob Gale, lo sceneggiatore del film, ha risposto a questa domanda in modo molto pragmatico, dicendo: pensate ai vostri anni del liceo, ricordate davvero in modo perfetto il volto di una persona incontrata per pochi giorni 30 anni fa? Anche se quell'incontro fosse stato importante, oggi probabilmente ne avreste un ricordo confuso, quasi sfocato. George e Lorraine hanno conosciuto Calvin Klein o Levi's, e tra poco vedremo perché esiste questa doppia scelta, per poco più di una settimana. Quando anni dopo il loro figlio Marty cresce e inizia a assomigliargli, la loro mente fa semplicemente quello che farebbe chiunque: se ne dimentica o al massimo può interpretare quella somiglianza come una mera coincidenza. Tra mio figlio assomiglia a un ragazzo conosciuto al liceo e mio figlio è un viaggiatore nel tempo, il cervello sceglie sicuramente e anche automaticamente la spiegazione più logica, ma più si analizza il film, più questa risposta sembra un po' incompleta. Forse George e Lorraine non ricordano davvero Marty come una persona concreta. Forse col passare degli anni quel ricordo è diventato quasi una specie di mito adolescenziale, un ragazzo comparso dal nulla e sparito improvvisamente dopo aver cambiato le loro vite, un ricordo idealizzato, quasi irreale, che nella loro mente non coincide più davvero con il figlio che vedono ogni mattina seduto a tavola. Ma c'è anche un'altra possibilità. Se il tempo in Ritorno al futuro continua continuamente a correggere e riscrivere la realtà, allora potrebbe stare modificando lentamente anche il modo in cui i personaggi ricordano il passato. In pratica George e Lorraine potrebbero non ricordare più perfettamente gli eventi originali del 1955 così come li ha vissuti Marty. I loro ricordi potrebbero essersi adattati alla nuova versione coerente della realtà, cancellando gradualmente le contraddizioni più assurde. Potremmo portare tutto all'estremo dicendo che se ogni viaggio nel tempo genera una realtà leggermente diversa, allora il Marty che vediamo nel finale potrebbe essere soltanto una delle tante iterazioni possibili di Marty McFly. Questo però non significa che il Marty del film venga sostituito da un altro Marty canonico. Come abbiamo detto, non esistono multiversi nel mondo di Ritorno al futuro. Il protagonista che seguiamo resta sempre lo stesso, ma ogni volta che il passato cambia, la realtà attorno a lui si riscrive. Quindi il motivo per cui forse non dicono nulla non è la scarsa memoria o la negazione psicologica, è che stanno guardando la persona sbagliata. Marty è un estraneo nel futuro che lui stesso ha creato, intrappolato in un paradosso dove il creatore e la sua creazione non possono mai incontrarsi davvero nello stesso piano della realtà. Se ci pensate, la casa dei McFly alla fine potrebbe essere una sorta di realtà tesseratto, un luogo dove convivono i desideri del passato e le conseguenze del futuro, ma dove nessuno è davvero chi dice di essere. Forse la spiegazione definitiva è che Il Ritorno al futuro non è tanto un film sulla fisica, ma sulla percezione. George e Lorraine non riconoscono Marty perché noi vediamo solo ciò che siamo pronti a vedere tendenzialmente. Per loro Marty è il figlio che hanno cresciuto. L'idea che possa anche solo essere il ragazzo che li ha fatti innamorare è un'impossibilità logica che il cervello scarta per proteggere la propria sanità mentale. Marty vince, però la sua è una vittoria pirrica. Ha salvato la sua famiglia, ma ha perso la possibilità di essere riconosciuto per chi è veramente. Resta l'unico eroe anonimo intrappolato in un mondo dove il successo della sua missione dipende proprio dal fatto che nessuno sappia mai che lui l'ha compiuta. Capitolo 4. La condanna di Doc. Per quasi tutto il film vediamo Doc Brown come il classico scienziato pazzo che inventa qualcosa di rivoluzionario, ma in realtà per 30 anni Doc conosce già una parte enorme del proprio futuro. Quando Marty arriva nel 1955 gli dimostra che il viaggio nel tempo è possibile e gli racconta che cosa succederà nei successivi anni della sua vita. Gli parla della DeLorean, dell'esperimento al Twin Pines Mall, del fulmine che colpirà la torre dell'orologio e gli lascia soprattutto la lettera dove parla della notte in cui verrà ucciso dai terroristi libici. Da quel momento il futuro di Doc cambia completamente
completamente significato, perché non è più qualcosa che nascerà spontaneamente dalle sue scelte, ma è un futuro costruito sulla base di informazioni ricevute dal futuro stesso. Il Doc del 1955 sa già che inventerà la macchina del tempo 30 anni dopo, sa già che una notte del 1985 verrà colpito dai libici nel parcheggio del centro commerciale. Questa consapevolezza rende il personaggio molto più tragico, perché mentre Marty vive il viaggio nel tempo nell'arco di pochi giorni, Doc Brown passa 30 anni interi sapendo esattamente che cosa sarebbe successo. E se riguardiamo il film in quest'ottica, il comportamento di Doc nel 1985 cambia completamente significato. Non ci appare più soltanto come uno scienziato entusiasta davanti al suo grande esperimento, sembra qualcuno che sta cercando disperatamente di far accadere gli eventi esattamente nel modo in cui li ricorda. Quando Doc nella scena del parcheggio guarda ossessivamente l'orologio, lo fa sia per l'esperimento, ma anche perché sa che i libici devono arrivare in quel momento esatto per chiudere il cerchio. Quello che Ritorno al futuro introduce con Doc è uno dei concetti più affascinanti della fantascienza temporale, il paradosso ontologico, chiamato anche Bootstrap Paradox. È un tipo di paradosso in cui un oggetto, un'informazione o anche persino un'idea esistono senza avere una vera origine identificabile, perché vengono continuamente passati dal futuro al passato all'interno di un loop temporale chiuso, ed è esattamente ciò che succede con la macchina del tempo di Doc Brown. Nel 1955 Marty racconta a Doc che in futuro inventerà una DeLorean capace di viaggiare nel tempo. Però non solo, gli mostra anche il volantino dove compare chiaramente il disegno del macchinario montato sulla DeLorean. Quindi Doc entra in contatto con la propria invenzione decenni prima ancora di crearla davvero. A questo punto nasce il paradosso. Doc costruisce la macchina del tempo nell'85 perché Marty gli ha portato il progetto nel 55, ma Marty può mostrare quel progetto a Doc soltanto perché nel futuro Doc ha già costruito la macchina. Quindi qual è l'origine reale dell'invenzione? Chi ha avuto per primo l'idea della DeLorean? La risposta è nessuno. L'informazione sembra esistere senza essere mai stata realmente creata. La macchina del tempo diventa un oggetto intrappolato in un ciclo chiuso dove causa ed effetto smettono completamente di avere una direzione lineare. Quindi teoricamente Doc potrebbe non stare inventando qualcosa di nuovo nell'85, potrebbe stare semplicemente ricostruendo qualcosa che ha già visto proprio nel passato grazie a Marty. Accade lo stesso durante il ballo scolastico. Marty suona Johnny B. Good davanti a tutti gli studenti del 55. A un certo punto Marvin chiama suo cugino Chuck Berry al telefono facendogli ascoltare la performance di Marty. Anche qui Johnny B. Good nel mondo di Ritorno al futuro potrebbe non avere una vera origine. Marty la suona nel 55 prendendola dal futuro. Chuck Berry potrebbe ispirarsi proprio a quella performance per pubblicarla anni dopo e Marty nell'85 impara la canzone da Chuck Berry. Quindi chi l'ha creata davvero per primo? La canzone esiste dentro lo stesso loop temporale della DeLorean, un'informazione che viaggia continuamente tra passato e futuro senza però avere un vero punto d'inizio. In pratica il futuro della macchina del tempo potrebbe essere la causa del suo stesso passato, ma se l'invenzione è un loop, allora anche la vita di Doc lo è, perché dopo l'incontro con Marty nel 55 Doc non vive più il tempo come una persona normale. Come dicevamo, vive sapendo già che alcuni eventi accadranno inevitabilmente e il simbolo più importante di questa consapevolezza è la lettera che Marty gli lascia prima di tornare nell'85. All'inizio Doc la rifiuta, anzi la strappa davanti a Marty dicendo che nessuno dovrebbe conoscere il proprio futuro perché anche il minimo cambiamento potrebbe avere conseguenze catastrofiche. Ma il film ci mostra poi che Doc non riesce davvero a ignorare quella conoscenza, conserva i pezzi della lettera, li ricompone e per 30 anni continua a convivere con l'idea che in un preciso momento dell'85 verrà ucciso nel parcheggio del Twin Pines Mall. Quando Doc si rialza con il giubbotto antiproiettile sotto la tuta vuol dire che ha preso una decisione enorme, alterare consapevolmente il proprio destino, ed è interessante che proprio lui, il personaggio che per tutto il film ripete che il futuro non dovrebbe essere né conosciuto né tantomeno modificato, alla fine scelga di farlo comunque.
Quindi quanto del suo comportamento è davvero spontaneo e quanto invece è una specie di recita necessaria per mantenere stabile il loop temporale? La follia apparente di Doc potrebbe nascere anche da questo. Per 30 anni Doc vive in una situazione assurda, cioè deve continuare a comportarsi come se tutto fosse spontaneo, pur sapendo già che molti eventi dovranno accadere in un modo preciso. Persino il suo rapporto con Marty cambia. Doc non può semplicemente trattarlo come un normale amico adolescente. Marty è anche la persona che gli ha consegnato il proprio destino. È il motivo per cui il loop temporale continua ad esistere. Eppure per 30 anni è costretto a fingere di non sapere nulla. Ogni interazione con Marty nel 1985 diventa appunto una specie di recita obbligata. Doc deve comportarsi come se tutto fosse spontaneo, come se stesse vivendo quegli eventi per la prima volta, quando in realtà conosce già gran parte di ciò che accadrà. In pratica Don Brown smette quasi di essere un classico scienziato. Uno scienziato cerca qualcosa che non conosce. Doc invece passa gran parte della sua vita cercando di riprodurre fedelmente un futuro che ha già visto accadere. Quindi, se conosce già il risultato finale, Doc sta ancora inventando qualcosa oppure semplicemente sta eseguendo un progetto che il tempo gli ha imposto? Capitolo 5. I dettagli e gli indizi nascosti. Il primo indizio compare addirittura nei minuti iniziali del film, dentro il laboratorio di Doc Brown. Tra tutti gli orologi sparsi nella stanza ce n'è uno particolarmente strano. Un uomo appeso alle lancette. Quando lo si vede sembra soltanto una piccola gag visiva coerente anche con il caos del laboratorio, ma più avanti il film ripropone quasi la stessa immagine. Durante il climax finale Doc resta letteralmente appeso alla torre dell'orologio mentre Marty cerca disperatamente di tornare nell'85. Il parallelismo è praticamente identico. L'orologio non rappresenta soltanto il viaggio temporale, ma rappresenta Doc stesso intrappolato dentro gli ingranaggi del destino. Uno dei miei indizi nascosti preferiti poi è questo, il Twin Pines Mall. All'inizio del film il centro commerciale dove Doc testa la DeLorean si chiama Twin Pines Mall, cioè centro commerciale dei due pini. Ma quando Marty arriva nel 1955, mentre fugge dalla fattoria, investe accidentalmente uno dei due piccoli pini presenti all'ingresso. Quando Marty poi torna nell'85, il centro commerciale non si chiama più Twin Pines Mall. Il cartello ora dice Lone Pine Mall, cioè centro commerciale del pino solitario. Nel film quindi non esistono eventi insignificanti, qualsiasi modifica al passato continua a propagarsi nel futuro. Un altro piccolo dettaglio riguarda George McFly e il romanzo che scrive che vediamo nel nuovo 1985 alla fine del film. Guardando bene la copertina del libro si nota che l'illustrazione rappresenta un uomo in tuta radioattiva, che è praticamente la scena di Marty travestito da Darth Vader del pianeta Vulcano nel 1955. È chiaro che George non ha dimenticato quell'episodio, anzi sembra averlo trasformato inconsciamente nell'ispirazione principale della propria carriera creativa. Il trauma, la paura e l'assurdità di quell'incontro sono rimasti impressi nella sua mente per tutta la vita. Questo si collega poi alla domanda che ci siamo fatti prima: come fanno George e Lorraine a non riconoscere Marty? È evidente che George non si dimentica di Marty. Forse, come dicevamo, diventa una figura quasi mitologica, un ricordo talmente assurdo e lontano da essere stato trasformato in qualcosa di simbolico, appunto. Un dettaglio molto divertente riguarda poi il nome Calvin Klein. Quando Marty arriva nel 55, Lorraine legge il marchio dei suoi boxer e pensa che quello sia il suo nome. Nella versione originale, infatti, continua a chiamarlo Calvin Klein. Nel doppiaggio italiano e anche in altri europei, però, il marchio viene cambiato in Levi's, perché negli anni 80 in Italia Calvin Klein non era ancora abbastanza conosciuto dal pubblico. Sembra una modifica insignificante, ma è molto interessante perché collega perfettamente la realtà a uno dei temi principali del film: l'identità che cambia continuamente a seconda della realtà e della percezione delle persone. Un altro dettaglio molto sottile riguarda Hill Valley stessa. Nel 1955 appare moderna, piena di vita e simbolo di un'America ottimista e in crescita. Nell'85 iniziale invece il Valley è decadente, sporca e anche
molto più deprimente, ma nel nuovo 85 finale tutto appare nuovamente più ordinato, più luminoso e anche più prospero. Sembra soltanto un cambiamento estetico, ma in realtà ci suggerisce qualcosa di molto interessante. Modificando George McFly non cambia soltanto la propria famiglia, cambia lentamente l'intero equilibrio della città. La sicurezza acquisita da George, il successo economico della famiglia McFly e il nuovo rapporto di forza con Biff sembrano avere un effetto a catena anche sull'ambiente attorno a loro. C'è poi un dettaglio che acquista senso soltanto dopo aver analizzato tutta la storia di Doc Brown. Quando Doc torna dal futuro con la DeLorean volante non usa più il plutonio, usa il Mr. Fusion, un sistema che trasforma semplicemente spazzatura in energia. Sembra una trovata comica futuristica, ma riguardando il film sotto questa prospettiva, il Mr. Fusion diventa quasi il tentativo definitivo di Doc di liberarsi della causa della propria morte. Per anni Doc vive sapendo che il plutonio sarà il motivo per cui verrà ucciso e il futuro gli permette finalmente di eliminarlo del tutto dalla propria vita. Anche questo è uno dei miei dettagli preferiti. Nell'85 Marty passa davanti a un vagabondo ubriaco che dorme su una panchina e lo chiama Red. La maggior parte degli spettatori non ci fa troppo caso, ma nel 55 vediamo manifesti elettorali con scritto Vote for Red Thomas. È lo stesso personaggio. L'uomo che nel 55 era il sindaco simbolo dell'ottimismo della città, nell'85 è diventato un senzatetto dimenticato da tutti. È un dettaglio piccolo, è vero, però rafforza perfettamente una delle idee più oscure del film. Il tempo non migliora automaticamente le cose. Senza interventi esterni il Valley sembra destinata lentamente al declino ed è interessante perché Marty e Doc nel corso del film finiscono quasi per comportarsi come persone che cercano continuamente di correggere un futuro che tende naturalmente a peggiorare. A proposito di sindaci, c'è un dettaglio geniale che collega direttamente il 55 all'85 attraverso una frase identica. Nel 1955, durante la campagna elettorale per il sindaco, sentiamo il megafono di Red Thomas ripetere continuamente slogan politici per le strade di Hill Valley e nel 1985 la campagna del sindaco afroamericano Goldie Wilson ridice esattamente la stessa frase. Goldie nel 55 lavorava semplicemente come cameriere al Luz Café. Marty gli dice scherzando che un giorno potrebbe diventare sindaco e 30 anni dopo quella frase si realizza davvero. Ci avete mai pensato poi che Trunks di Dragon Ball Z assomiglia incredibilmente a Marty? Anche lui arriva dal futuro e cambia il passato e poi ritorna in un futuro che non è più il suo. Anche lui incontra le versioni più giovani dei suoi genitori, Vegeta e Bulma. Capitolo 6. Marty tornerà mai a casa? Più si analizza il ritorno al futuro, più diventa chiaro che il film parli di qualcosa di molto più umano rispetto al viaggio nel tempo, il desiderio di conoscere e alle volte correggere il passato. Marty viaggia nel punto esatto in cui i suoi genitori erano ancora ragazzi, pieni di paure, insicurezze e possibilità. Per la prima volta li vede non come madre e padre, ma come due persone fragili, imperfette, ancora tutte da costruire, ed è anche per questo che il film continua a funzionare così tanto a distanza di anni, perché dietro la DeLorean, il fulmine, i salti avanti e indietro nel tempo c'è una fantasia molto profonda. Poter tornare indietro, guardare i nostri genitori prima che diventino i nostri genitori e capire da dove nascono le ferite, le scelte e i limiti che poi hanno segnato anche noi. In fondo Marty passa tutto il film cercando di sistemare errori, vuole salvare la propria esistenza, aiutare George, cambiare il destino della sua famiglia e impedire che tutto crolli. Però il film lascia anche una sensazione stranissima che da bambini spesso non percepiamo. Marty torna a casa, però senza davvero tornare a casa. La sua stanza è familiare, però è diversa. I suoi genitori hanno lo stesso volto, sì, ma personalità completamente nuove. Persino il modo in cui parlano e si muovono non coincide più con i ricordi che Marty si porta dietro dall'inizio del film. Il film suggerisce continuamente qualcosa di oscuro. Ogni volta che proviamo a cambiare il passato, cambiamo inevitabilmente anche noi stessi. Non esiste un modo per riscrivere la propria vita senza perdere qualcosa lungo il percorso. Marty ottiene un futuro migliore, ma diventa
anche l'unica persona rimasta a ricordare il mondo originale. Rimane intrappolato in una realtà che riconosce soltanto a metà, circondato da persone che ama ma che non sono più esattamente quelle che ricordava. Alla fine Ritorno al futuro ci mostra quanto il nostro passato costruisca la persona che siamo e della paura che cambiando troppo la nostra vita potremmo smettere di riconoscerci davvero. Bene ragazzi, siamo arrivati anche alla fine di questo episodio. Se siete arrivati fino a questo punto fatemelo sapere nei commenti mettendo l'emoticon della macchina. Ovviamente vi aspetto nei commenti anche per sapere che cosa ne pensate del primo film della saga di Ritorno al futuro. Al momento io sono in partenza per il Festival di Cannes, quindi la mia prossima analisi arriverà tra un paio di settimane, ma non temete perché creerò direttamente dalla Croisette contenuti giornalieri su tutte le novità e le recensioni dei film che vedrò al festival, quindi attivate le notifiche e iscrivetevi al canale.